Biotrucco. Mia Domina, ti saluto. Grazie per avermi fatto dono di questi splendidi gioielli e di questa ricca veste. Mi sento una vera matrona. Ne sono profondamente lusingata. Dunque, oggi ti farò bella per l'ultima volta come tua ancella. Dopodiché, quindi, mi verrà data la libertà. Saranno finiti i miei giorni di schiava egizia. Dimenticherò l'Egitto e sarò una cittadina romana, la tua libertà preferita, come dici tu. Quindi potrò lavorare presso questa nuova struttura adiacente alle terme di Vespasiano. Davvero, a che punto sono i lavori? Non vedo l'ora di iniziare. Quindi da stasera stessa potrò recarmi lì e alloggiare lì stesso. Potremmo chiamarla la toiletta di Venere. Cosa ne pensi? A Venere piacerà? Potrebbe offendersi la dea? Beh, è bellissimo, è assolutamente bellissimo. Mi occuperò di rendere belle le matrone di Roma. Sì, ma stasera mi occuperò soltanto di te, mia Domina. Certo, potrai venire quando vorrai, così che ogni matrona di Roma potrà rendersi bella lontano dagli occhi del proprio amante e presentarsi molto bella e appetibile anche agli occhi del marito. Bene, hai già mangiato? Sì, dobbiamo curare l'alito e l'igiene della bocca. Sì, ho qui preparato un'acqua profumata e un'acqua floreale che disinfetta la bocca. Te ne verso un po' nel bicchiere. Ecco. E sì, ho aggiunto anche dei fiori di lavanda che so ti piacciono molto. È per questo motivo che l'acqua ha una colorazione bluastra. Sì, proprio questi. Hanno quel caratteristico profumo e quell'aroma di freschezza che la tua bocca gradisce, lo so. Bene, vorrei aggiungervi anche delle foglie di menta, così da lasciare la bocca molto molto fresca. E tuo marito gradirà sicuramente, perché penso che avere un alito fresco sia importante. I baci non mancheranno, quindi aggiungo
delle foglie di menta per il tuo alito fresco. Mettiamo un'altra. Ecco, lascio macerare per alcuni minuti. Vorrei creare un infuso molto leggero. Non devi berlo, devi solo sciacquarti la bocca e buttarlo via, va bene? Ha un ottimo profumo, come dici, lo senti da lì? Non ne avevo alcun dubbio, è piuttosto forte, ma ti assicuro che il sapore è parecchio gradevole. Beh, lo so che le donne povere di Roma sciacquano la loro bocca con l'urina. È disgustoso. Sì, lo so. Beh, igienizza, però è disgustoso. Assolutamente. Beh, tu sei una donna di un certo rango. Puoi permetterti qualcosa di piacevole per poterti prendere cura di te. Tutto ciò che è spiacevole cerco di evitartelo, anche se spesso la bellezza è giustificata. Dunque, c'è chi si spalma sul viso escrementi di uccellini e di coccodrillo. È assolutamente disgustoso. Deve essere piacevole prendersi cura di sé e poter essere bella, questo è il mio motto. Dunque, puoi sciacquarti la bocca perché l'infuso è pronto. Ecco. Direi che va bene così, non esagerare. Perfetto. Ridammi il bicchiere. Lo appoggia qui. Perfetto. Benissimo. Adesso, mentre io mi occupo della tua bellezza, appoggia sotto la lingua questa foglia di un albero esotico. Si tratta di un agrume e ha un sapore molto gradevole. Ecco, così. Bene. Tienila sotto la lingua, spingila giù. Puoi anche parlare. Sì, certo. Certo che puoi parlare, non c'è alcun pericolo che tu possa ingoiarla. Ecco, vorrei iniziare dai capelli. Vuoi che mi prenda cura dei tuoi capelli o che mettiamo una ciocca posticcia? O vuoi indossare una parrucca oggi? Bene, quindi lasciamo i tuoi capelli naturali e faccio un'acconciatura, un raccolto. Benissimo. Ecco, vorrei spazzolarti. Vuoi il pettine? Lo trovi molto più piacevole? Sì, sono pienamente d'accordo. Quindi ti pettino i capelli e li acconcio con un fermaglio in legno. Va benissimo. Ok. Pettiniamoli. Avvicinati qui. Ok. Ok. Sì, i tuoi capelli sono molto lisci
il che mi facilita il passaggio del pettine. Hai visto? Vuoi che te li profumi con dei fiori? Sai, ho raccolto dei fiori di gelsomino questa mattina. Sono davvero profumatissimi. Posso mettertene qualcuno all'interno dell'acconciatura, così che profumerai di fiori. Va bene. Facciamo così. Adesso ti acconcio i capelli e te li tengo fermi con uno di questi fermagli. Scegliene uno, mia cara. Questo o questo? Questo è con la conchiglia, una conchiglia che proviene dall'isola di Cipro, e questo invece ha una decorazione realizzata dal legno stesso. Sì, questo è sicuramente molto più forte nella presa e l'acconciatura non si scioglierà facilmente, quindi questo, bene. Ti ringrazio tantissimo per avermi dato questa grande opportunità di poter lavorare con la bellezza. Ecco, vado a metterti sui capelli. Questo stick, ok. Adesso vorrei profumare, come ti ho detto poco fa, la tua chioma con i fiori di gelsomino che ho messo all'interno di questa ampolla degna della tua ricchezza. Sì, molto bella. Ho la possibilità di utilizzare poi presso la toeletta di Venere qualcuna di queste ricche ampolle. Sarebbe magnifico poter profumare i capelli delle matrone più eleganti di Roma. Non trovi? Sei molto buona, mia signora. Devo aver aperto l'ampolla sbagliata. Dovrebbero essere nell'ampolla rosa. È vero, questa era l'ampolla della bianca che utilizzeremo poi per il trucco. Sì, è proprio questa. Ne sento già il profumo anche se è chiusa. Eccoli, sono proprio qui i fiori di gelsomino. Senti che ottimo profumo. È una sorta di cura per l'anima, questo profumo di gelsomino, davvero davvero molto intenso. Ne vorrei prenderne soltanto qualcuno, tutti sono troppi. Qualcuno rischierebbe di svenire accanto a te o di cadere ai tuoi piedi, invaghito dal sentore di questo profumo così intenso. Ecco, questi li mettiamo nell'acconciatura, così. Dunque,
quanto riguarda i capelli direi che sei a posto. Adesso posso occuparmi della bellezza del tuo volto. Prima di truccarti è il caso di fare un trattamento particolare. Ti piace tanto passeggiare sotto il sole senza l'ombrello. Il sole fa venire le macchie e scurisce la pelle. Beh, noi in Egitto abbiamo una carnagione diversa. Sono scura. Una donna così scura solitamente è una schiava. Da domani in poi mi truccherò usando la bianca come fai tu per rendere la mia pelle più bianca possibile. Voglio essere una romana a tutti gli effetti. E allora anche la tua pelle è bene che sia bianca. Vorrei occuparmene applicandoti dei prodotti che ho preparato appositamente. All'interno di questa foglia di palma ci sono 3 conchiglie. Qui mancano i petali di rosa che hanno un'azione davvero molto portentosa per cancellare le macchie della pelle. Devo prenderli dall'ampolla, sì, dall'altra ampolla che avevo preparato, questa verde azzurra. Sì, qui ci dovrebbero essere i petali di rosa. Si intravedono. Domina, dove hai acquistato queste meravigliose ampolle ornate con oro fuso? Sono così eleganti. Quindi con i petali di rosa secchi andiamo a cancellare queste fastidiose macchie. Vediamo un po'. Posso aggiungere un po' di olio e grasso animale per rendere più spalmabile questa maschera che altrimenti è soltanto petali di rosa. Quindi ne prendo un po' con un bastoncino di cannella. Ha un'ottima aroma. Mescolo e adagio sui petali di rosa essiccati. Hai visto che magnifico colore che hanno questi petali? Nonostante siano secchi, il loro colore è molto intenso. Non trovi, mia domina? Bene, però manca ancora qualcosa. Sì, perché vorrei realizzare una maschera contro le rughe. Il sole fa invecchiare parecchio la pelle e la rende molto secca. Ecco che ho preparato del riso bianco appositamente sbiancato per cancellare le rughe dalla tua pelle. È una maschera che bisognerebbe fare
non dico ogni giorno, ma magari una volta a settimana, così da preservare la pelle più giovane possibile nel tempo. Ecco, manca ancora qualcosa. Mi sa, mi sa che dovrei aggiungere questa qui, questa miscela fatta di uova di formica. Lo so, sembra che sia qualcosa di disgustoso, ma l'ho profumata aggiungendovi il nettare di questi fiori. Guarda, sono dei fiori molto molto profumati, che quindi andranno a coprire l'odore un po' pungente di queste uova di formica ridotte in poltiglia. Ecco che un po' va aggiunta di questa miscela nella nostra maschera per il viso. Proprio pochissima, non preoccuparti, la tua pelle non puzzerà, perché ogni cattivo odore viene coperto adeguatamente con gli estratti profumati dei fiori. Sono davvero abile in questo. In Egitto ero la più brava a prendermi cura della mia bellezza. Qui ci sono usanze molto diverse e anche delle materie diverse rispetto che in Egitto. Una moda assolutamente differente. Ho notato per esempio nel trucco, al quale mi sono abituata nel tempo. In Egitto ci trucchiamo in maniera molto più marcata, più forte. Stravolgiamo un po' i lineamenti, ma ci piace il colore della nostra pelle. Ma nessuna donna ha mai amato le macchie e le rughe, né in Egitto né a Roma. Mentre qui una donna che si trucca in maniera forte è inapprovabile, soprattutto se parliamo di una donna di un certo rango e di una certa reputazione. Soltanto le cortigiane si truccano in maniera forte e tingono i loro capelli di rosso con l'enne. Qui nessuna utilizza capelli biondo-rossicci. Nessuna donna che sia del tuo rango, sicuramente, e della tua reputazione, mia domina. Ecco qui. Ti applico questa maschera con le mani. Poi vorrei risciacquarla con del latte d'asina. Ha delle proprietà super contrastanti dell'età. Ecco. No, sugli occhi no, mia signora, potrebbe irritarli e farli diventare rossi. Non è una cosa che vogliamo. Il dominus potrebbe rimanerci male, poi dirà: chi si è presa cura della tua bellezza?
cosa hai combinato. Ecco, così, così, così. Sono molto molto emozionata. Dunque, adesso lasciamo agire lasciamo agire un po' sul viso, nel mentre metto via ciò che è rimasto della maschera. Sai una cosa? Puoi conservarla. Ci rimetto il tappo, perché all'interno di questi contenitori sembra che tutto si conservi molto bene. Infatti ho raccolto questi petali qualche giorno fa e sono in perfetto stato. L'umidità non li ha intaccati minimamente. Sono davvero molto molto efficienti, oltre che belli questi cofanetti. Ecco, passiamo al trucco. Dopo che avrò risciacquato la maschera, passeremo al trucco, certo. Occhi nero, sì, come sempre. Sì, lo so, c'è chi li trucca di blu, ma a te piacciono di colore nero, così come li ho truccati io. Facciamo una linea sottile che enfatizzi lo sguardo. Niente mascara? Sopracciglia più cespugliose? Vuoi che questa volta uniamo le sopracciglia al centro alla maniera greca? Un unico sopracciglio? No? Benissimo, lasciamo le sopracciglia come stanno. Sì, in Egitto si usa molto portare le sopracciglia ultra sottili, addirittura c'è chi le depila completamente. Invece qui voi i romani, quindi anche io ormai, anche se è una cosa che non riesco proprio a farmi piacere, devo ammetterlo. Amate molto rifarvi ai greci, quindi riprendere tanto dalla Grecia, soprattutto nelle usanze, quindi il monosopracciglio. Però le tue sopracciglia sono già abbastanza cespugliose. Ecco, va benissimo, anche perché so che ti disgusta parecchio l'idea di applicare su ciglia e sopracciglia le mosche essiccate. Lo so, infatti non ne ho raccolta neanche una. Vediamo un po'. Direi che la maschera è ok. Sì, si è seccata completamente, quindi andiamo a eliminare tutto il residuo della maschera che è stata in buona parte assorbita dalla pelle con un bellissimo impacco di latte d'asina. Lo utilizzeremo proprio per rimuovere la maschera e lo lasceremo per tonificare la pelle. Ecco, ne ho un po' qui dentro questo contenitore. Lo prendo con un panno che andrò a intingere nel latte. Ecco, prendiamo una quantità sufficiente.
tutto il residuo della maschera. Prendiamo un altro po' di latte. Già la pelle vedo che appare molto più luminosa ed elastica e morbida, super morbida. Benissimo, direi che va bene così, non ci sono residui di alcun tipo, né di riso né di rosa. Ecco, possiamo passare al trucco. Iniziamo con la base per il tuo viso che vogliamo far apparire più chiaro. Dunque andiamo ad applicare la pH. L'ho disciolta e messa dentro questo contenitore uguale a quello dei petali di rosa. Te l'applico con i polpastrelli, mia domina. Ecco. Questo va a sbiancare uniformemente tutto il viso. No. Ne prendiamo un altro po'. È molto profumata, non trovi? Ci ho aggiunto degli estratti profumati di fiori e ho creato un profumo davvero unico. Soltanto tu profumerai così in tutta Roma. Mi sono sentita ispirata. Ecco, mettiamone ancora un po' sul naso, che è la zona che si arrossa di più quando ti esponi al sole, così da farlo apparire super bianco. No, non sembri un fantasma così, te lo assicuro. Benissimo, possiamo aggiungere un po' di rosso qui sulle guance, così sembrerai molto in salute, perlomeno quello è l'effetto. Aspetta, ho qui con me una piuma, la piuma di una colomba. Possiamo colorare le guance col fondo del vino, il vino fermentato, o con i petali di rosa, come preferisci, mia signora. Con i petali di rosa? Benissimo. Prendo di nuovo quel cono di petali di rosa. Qualche petalo di rosa. E ne mettiamo un po' qui sulle guance. E anche qui
come base ci siamo. Vuoi guardarti allo specchio intanto? Ecco, questo è lo specchio che avevo portato io dall'Egitto. Puoi guardarti. Vedi, non sei proprio bianca bianca, però ho nascosto perfettamente tutta la bronzatura che la tua pelle ha preso. Puoi continuare a passeggiare sotto il sole senza l'ombrello. Lo so che ti piace soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui non c'è troppo caldo e la temperatura è mite. I giardini sono circondati da fiori e da profumi inebrianti. Sì, benissimo. Adesso proseguiamo con il trucco. Ci sono gli occhi da truccare e anche la bocca. Per il trucco occhi e bocca ho qui con me della cenere del carpone per fare il nero e dell'emore per tingere le labbra di un rosso non troppo rosso, ma di un rosso color mora. Sì, ecco, lo so che rosso non ti piace. Andiamo a prendere del carbone con questo bastoncino. Creo una linea intorno ai tuoi occhi. Lo intingo ben bene. Ecco, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Adesso li puoi aprire. Una linea più marcata. Voglio crearla proprio alla fine degli occhi per dare più intensità e profondità allo sguardo. Ecco, ci sono. È abbastanza nero? Sì. Ecco. Bene. Con questo tizzone molto grande estraggo della polvere di carbone perché vorrei disegnarti. Ho le mani tutte sporche, meglio che le pulisco, altrimenti combino un pasticcio sul tuo volto. Ecco, vorrei disegnarti dei nei, uno vicino al naso, così. Ecco, aspetta, lo andiamo a marcare ancora un po'. Qui. Ne facciamo un altro sull'altra guancia? No? Bene, ok, fermiamoci qui. Ti faccio vedere allo specchio, magari cambi idea. Che te ne pare? Perfetto così? Ok. E adesso facciamo le labbra. Prendo la conchiglia che ha all'interno le more. È una piuma
per dipingerle di questo rosso particolare che si addice alla particolarità della tua bellezza, alla tua unicità. Col succo di mora ecco, dipingo di rosso le tue labbra, di questo particolarissimo rosso. Ne mettiamo un altro po'. Così. Tieni le labbra socchiuse, così. Dipingo i lati che sono più interni. Benissimo. Direi che sei perfetta, molto simile alla dea Venere. È a lei che mi sono ispirata. E ti faccio guardare un'ultima volta allo specchio prima di salutarti e di recarmi verso la mia nuova attività come liberta, come la donna libera, cittadina di Roma, che sogno da tanti anni di poter diventare. Ecco, riflessa in questo specchio c'è una dea, non più una donna. Contempla l'immagine della dea che vive in te e che si manifesta attraverso quest'immagine. Mea Domina, te saluto, ti ringrazio per ciò che hai fatto per me. Spero che verrai a trovarmi spesso, perché è e sarà sempre un immenso onore prendermi cura della tua immagine e della tua bellezza, che è e sarà sempre pari a quella di una dea. Te saluto.